Buongiorno tribù. Oggi un video un po' particolare, rispondiamo a delle domande. E che domande, ragazzi, o che affermazioni. La gente stavolta ci è andata dentro di brutto, È così. Però noi vi rispondiamo tranquilli, non abbiamo problemi. Nell'ultimo video eravamo rimasti che eravamo alla Saoia. Nel frattempo siamo ritornati, abbiamo iniziato la potatura degli alberi, quindi stiamo in quella fase lì. Abbiamo quasi finito, ci vorrà ancora un pochino. Un pochino, ne abbiamo fatti tanti ettari. Tanti ettari, tanti, però ci vuole ancora un po'. Un pochino, sì. Iniziamo con le domande. Sei pronto? Andiamo. Sei pronto? Sono pronto. Iniziamo così, con una bella strong. Però, inizia bene, però perdonami. Avrai pure una pensione o un sussidio, no Pier? Non lavoriamo, no? Lavoriamo, siamo qui, la gente pensa è tanto presuntuosa che pensa no, questi qua viaggiano, non lavorano, sicuramente hanno un aiuto, una pensione, un sussidio. No, si può lavorare anche a stagioni e il resto dell'anno a viaggiare. No, non è che bisogna sempre, uno sta viaggiando e dice, quello ho mantenuto. No, si lavora. Allora, noi abbiamo più fonti di entrata. Chiaramente abbiamo un canale di YouTube, abbiamo i social, qualcosa ci danno perché stanno dando i loro frutti. Vi ringraziamo perché stiamo crescendo sempre di più. Sì. E per questo vi ringraziamo dal profondo del cuore. Un pochino danno, però ci fermiamo a lavorare perché non danno. Non danno per vivere al momento, giustamente. Abbiamo il nostro shop con le felpe, le magliette, le tazze che vi ricordiamo sempre. E in questo momento, come sapete, ci siamo dovuti fermare per lavorare. Lavoriamo a stagioni, abbiamo fatto la raccolta delle olive, 90.000 kg. Potatura dei mandorli, non so quanti ettari, però tanti. Però chiaramente in questa fase noi iniziamo a lavorare alle 8 del mattino e se ci va bene finiamo alle 11 o a mezzanotte. Perché dopo il lavoro monta i video. Ed è un lavoro. Quindi voi vedete un 10 o un 20% della nostra vita. Se vi interessa vi portiamo 24 ore con noi quando lavoriamo. Fatecelo sapere nei commenti. O se avete voglia. Macchine ne abbiamo, per chi voglia venire a darci una mano, sempre ben accetta, che qua gli ettari non finiscono. Già avremo fatto una cinquantina di ettari. Ce ne manca ancora. Ce ne mancano ancora. Continuiamo. Credo che vi abbia risposto, no? Che poi c'è modo e modo, perché se voi ce lo chiedete gentilmente. No, è che questo proprio come l'ha scritto era proprio Dove vi rispondiamo, perché c'è modo e modo di chiedere le cose. Però vabbè, stendiamo un velo pietoso. Questa, Pier, poveri cani, sempre legati. Sì, perché li abbiamo visti mai legati quando andiamo nei parchi, così, è giusto, lì vanno legati. Poi i nostri cani, come ben sapete, noi andiamo a lavorare, i nostri cani sono liberi e felici nei campi, sono anche cacciatori, quindi quando siamo nei parchi e in zone protette non li lasciamo liberi. E abbiamo fatto tanti parchi, soprattutto quest'estate, quindi i poveri sembrano sempre legati al guinzaglio, quando non... Secondo me c'è contesto e contesto. Chiaramente se vi facciamo vedere un paesino, i nostri cani per rispetto, siamo dentro un paese, non li leghiamo. Se siamo dentro dei parchi li dobbiamo legare perché ci sono le regole e noi le regole rispettiamo. In un contesto così che non c'è strada, non c'è niente, chiaramente sono liberi. Poveri cani direi anche di no, perché sapete che comunque loro vivono sempre fuori, non hanno problemi, mangiano. No, liberi sono liberi. Liberi sono liberi.
vorrei io avere una vita come voi, come mia, la sì, Cina no, perché è già più complicata, poverina con la sua malattia, sì, è già più complicata. Però sono liberi, hanno un momento di libertà assoluta. E poi stanno 24 ore con noi, lo sapete benissimo che se c'è una cosa che non si può fare con i cani, noi rinunciamo, cioè non li vedete mai rinchiusi in un furgone. Loro non entrano in rare occasioni per andare a fare la spesa, ragazzi, un quarto d'ora stanno dentro, facciamo la spesa, ma non stanno, li vedete dentro quando andiamo a dormire? O magari se dobbiamo andare, che ne so, a che ogni tanto anche noi usciamo ai ristoranti, il ristorante non accetta i cani, quindi si lascia quella un'oretta, un'oretta e mezza, 2 nel furgone, però rare sono le occasioni che non sono liberi. Continuiamo perché qua. Questa è un po' pesantina, eh? Avete già fatto un test per l'autismo? Allora, anche se fosse in un contesto fare una domanda del genere, io direi, e tu il test per la stupidità l'hai fatto? Perché non sai mai chi c'è dall'altra parte, ragazzi. Ma anche se noi fossimo autisti, mi sembra una domanda fuori luogo, o non puoi marcarlo così tanto. No. Anche se l'altra persona lo fosse veramente, magari usa i social, tanti youtuber, tanti influencer sono autisti e lo fanno bene, e secondo me è proprio un commento di quelli brutti che bisognerebbe evitare in assoluto. Questa è simpatica, questa è simpatica. Mi dice, lei è cinese? No, non sono cinese, per gli occhi, giustamente. Apri sti occhi, no, sono fatti così, sono fatti così. Dopo ti scambiano per una cinese. Gli ho risposto di no, che sapete, per chi ci segue da tanto, che sono mezza sarda, un po' veneta e un po' svizzera, e lei mi ha detto, pensavo che fossi cinese, però vedete, fatta così ci sta. Non c'è nessuna offesa. Sono domande lecite. Vi dobbiamo mettere un po', per questa domanda vi dobbiamo mettere un po' nel contesto. Dobbiamo andare. Non tanto tempo fa, credo che chi ci segue dall'inizio sapete che l'anno scorso abbiamo avuto un problema con le pastiglie con la Cina, e quando noi siamo arrivati in Spagna le abbiamo trovate. Ma che cosa è successo? Che ultimamente anche qua erano mancanti da un anno in Italia, siamo arrivati qua, c'erano tutti felici e contenti, e risulta che sono mancanti adesso anche qua da un paio di mesi. Quindi abbiamo fatto un video dove chiedevamo aiuto, se ci poteva aiutare, e la maggior parte dei commenti, vi ringraziamo, il 99,9%, però c'è sempre quel 0,1%. Dal profondo del cuore ci avete aiutato, chi ci voleva mandare, se li trovavamo dalla Svizzera, chi dall'Italia, chi si è informato, chi ci ha dato la soluzione, perché la soluzione l'abbiamo trovata, è un farmaco uguale, si chiama in modo diverso, però è lo stesso principio, quindi l'abbiamo risolta. Ma è arrivato il commentino per chiuderla. Le pasticche sono per loro o per il cane? Con tanto di risata. Adesso va bene tutto, ragazzi, però sotto un video serio dove chiediamo aiuto si poteva anche evitare un tipo di commento. Facciamo una premessa. Ecco. Facciamo una premessa. Bonjour Fines, vacci piano. Vacci piano perché ti conosco. Noi ci siamo esposti, siamo su social, siamo consapevoli che all'esporsi ti possono arrivare tanto commenti brutti. Però non è una scusa. Però su certi argomenti, secondo me, un po' di serietà, un po' di intelligenza soprattutto sotto una richiesta d'aiuto. Allora, forse un video stupido per ridere, uno ti può anche prendere in giro, va bene, non ha giustificazione, perché a noi questi commenti tanti ci dicono non rispondete, noi vi rispondiamo tranquillamente. Ma perché? Perché bisogna mettere le cose in chiaro, sempre con rispetto, perché a noi personalmente sappiamo chi siamo, da dove veniamo, e non ci toccano. Però ricordatevi che dall'altra parte dello schermo ci sono sempre delle persone
umane con dei sentimenti che gli potete fare del male. Magari gente introversa che ha trovato una maniera di esprimersi senza problemi o con meno difficoltà attraverso i social, e quindi in questo modo praticamente la state ammazzando. Perché anche a me, cioè, come tutte le persone, ci sono persone che vi piacciono di più e persone che vi piacciono di meno. Nella vita reale è così. Però se a me un contenuto non mi piace, non gli insulto, non lo seguo più, perché magari non lo seguo perché magari il tipo di contenuto che loro fanno non ti piace. Però non è una scusa per insultarli. Sappiamo esattamente che questa vita che noi facciamo o ti piace o non ti piace. Signori e signori, ma perché sfogare i vostri problemi sul social? Ci sono tanti modi, no? E la lasciamo qua, c'è lo sport, c'è lo sport da letto, ci sono altre cose, andare a visitare musei, vedere parchi, ci sono tante cose. Però usare i social per sfogare le vostre frustrazioni mi sembra un po', a volte esagerato un po', però non chiudiamola qua perché sennò poi sì, no? Buongiorno Pinetto, basta. Oh, è stato finissimo. Finissimo, proprio... hai colto il succo del discorso. No. E chiudiamo con una domanda che ci è stata fatta 1000 volte. Non vi manca avere una casa? Il primo è il nostro capo. È prima il nostro capo, sì. Ma non mi manca avere la comunità. Ma come vivete? A me piace la casa, arrivare. Allora, sappiamo che noi ad esempio lo facciamo in modo, tra virgolette, per noi la normalità è in modo estremo, perché non abbiamo né doccia né bagno. E viviamo, la nostra casa è una mini casa, perché in totale, ragazzi, sono 5 metri. Però non smette di essere casa. Per la nostra casa. Cioè, calcolate che noi questa vita la facciamo così da quasi 2 anni. Però abbiamo iniziato a fare questa vita 10 anni fa. La facevamo a stagioni. A stagioni, un po' come tutti lavoravamo, quindi facciamo 6 mesi. Vacanza. 6 mesi vivevamo in furgone, o 3 mesi ci fermavamo, prendevamo una casa, e da 2 anni a questa parte abbiamo deciso di farla regolarmente. Adesso che ti sei noi, essendo da tanti anni ormai in Spagna, a volte ci esce un po' lo spagnolo, magari stiamo parlando qua in italiano facendo il video e il tuo cervello esce con parole in spagnolo, e quindi ci hanno detto anche di andare da un logopedista. Tra l'altro andremo da un logopedista, cosa vuoi che è normale, ragazzi, siamo qua, là, parliamo con gente spagnola, inglese, italiano, quindi sono tante lingue, è normale. E sapete che nei nostri video facciamo veramente pochi tagli, cioè non vengono tagliati. No, poco. Come esce. Come esce, non siamo affari formali, lo vedete. Siamo molto naturali, quindi vi beccate quello che c'è. Per ritornare al discorso, che mi fai perdere il filo del discorso, per noi la normalità, ragazzi, sappiamo che questa vita o piace o non piace. Noi ci fermiamo perché però non prendiamo una casa, comunque viviamo in un furgone. In questa casa siamo fortunati perché abbiamo un terreno, è il giardino, come sapete, è il giardino di casa nostra, e quindi è la normalità. Calcolate che quando è arrivata la Cina nel 2018, voi aveva già 2 anni, la Cina è cresciuta in un furgone, era più piccolo, però per lei la casa è il furgone, e quando noi a suo tempo avevamo preso una casa, lei faceva la pipì dentro in una casa, perché per lei la casa, come la intendete voi, era strada. Non riuscivo a capire la differenza tra casa, quando lei ad esempio ha le sue crisi epilettiche, lei dove si rilassa di più è dentro al furgone, perché per lei è casa. Quindi è un po'... è difficile da capire. Sì, per chi non è abituato a fare questa vita è difficile. Siamo coscienti. Però a noi piace, stiamo bene. L'importante è essere felici, e star bene. E questo periodo che ci siamo fermati, abbiamo chiaramente
cambiato la batteria, abbiamo fatto lavori perché la batteria, come avete visto negli episodi precedenti, abbiamo avuto problemi perché non era era una batteria dell'automobile, quindi non fatta per una GM più potente, abbiamo cambiato l'inverter profondi, quindi dovevamo stare molto attenti a non scaricarla troppo, e noi purtroppo abbiamo bisogno di caricare. Noi l'inverter lo usiamo solo per caricare il computer, non abbiamo un consumo, però comunque è fondamentale, tutti i giorni bisogna caricarlo, quindi era un casino, brutto tempo, non caricava. Abbiamo deciso di spendere un po' di soldini e mettere le cose in ordine. Abbiamo comprato un MPPT, abbiamo adesso risiliconato tutte le finestre. Adesso è nuvoloso, la batteria è carica perché l'MPPT sfrutta ogni minimo raggio di sole che esiste. Una bella inversione. Abbiamo comandato delle cose che comunque quando sei in viaggio non hai la possibilità di fartele arrivare. La porta non chiude bene, abbiamo comprato tutti i vari sulla scorrevole si sono consumati, vedi che mi viene da dirlo in spagnolo, l'orrodamento, le rotelline, quindi lavora male, non si chiude. Abbiamo fatto un ordine anche quello, dovrebbe arrivare. E poi che cosa abbiamo fatto ancora? E il silicone alle finestre che l'abbiamo già detto. Abbiamo fatto un po' di lavori, abbiamo fatto il tagliando, siamo andati alla ITV perché ragazzi ogni 6 mesi qua bisogna passare la revisione, tutte queste cose qua. Quindi, e adesso, allora, manca veramente, ragazzi, manca poco, abbiamo dovuto fare un sacco di papeleo, vedete che mi esce di fogli, perché il prossimo viaggio, di scartoffie, perché il prossimo viaggio è qua e non è che manca più molto. Non vi diciamo ancora niente per scaramanzia, perché siamo molto scaramantici, perché sapete che poi i piani possono cambiare dall'oggi a domani. Sì, magari ci teniamo con la destinazione per un'altra volta, vediamo, siamo un po' pazzi in questo. Sì, decidiamo sempre al momento, perché poi ce ne passano di tutti i colori, quindi è inevitabile. Sì, ultimamente facendo i piani a lungo termine, poi alla fine vanno sempre a pallino, quindi si fanno i piani giusto, perché tanto poi... E l'ultima domanda che ci è arrivata, il clima in Spagna. Allora ragazzi, spettacolare, a parte quest'anno che mi sembra un po' pazzerello dappertutto. Per svernare in Spagna, noi calcolate che siamo vicino a Valencia, al nord sappiamo che è piovoso, fa freddo, al nord della Spagna però questo si sa, però tutta questa zona della costa per svernare è perfetto, però quest'anno pioggia. Quest'anno calcolate che fino a novembre, metà novembre, noi eravamo in pantaloncini corti, 20-25 gradi di giorno, poi alla notte chiaramente scendeva e poi d'improvviso abbiamo finito le olive, ha iniziato a piovere, vento, tutte le mareggiate che entravano passavano di qua perché dovevano passare di qua. Quelle dell'Atlantico che entravano, qua arrivava vento. Settimana scorsa siamo stati una settimana a 28 gradi, oggi è nuvoloso. Sono 16, ce ne sono 16. Più che altro è umido. Qua è una zona che se piove o è nuvoloso è umido. Beh, siamo a 24 km dal mare, quindi quando soffia non da est freddo perché non è fa umido, freddo. Il vento è molto umido, si quindi sente. è un inverno particolare, non sai come vestirti, ti vesti a strati e man mano poi te li togli o te li metti. Oggi fa freschetto, però non fa freddo, si sta bene. Quindi è stato un inverno particolare perché generalmente nella zona dove siamo noi novembre è abbastanza piovoso e aprile è abbastanza piovoso. Che facciamo una parentesi, va bene che ha piovuto dicembre e gennaio, che è quando deve piovere, sì. Se parliamo dal punto di vista dell'agricoltura, sì, non ci lamentiamo, cioè, ci sono i prati, ragazzi, che non l'ho mai visti così verdi. No, le piante sono sane, le vedi che hanno forza quest'anno, per i nostri ulivi anche. Perfetto. Spettacolari. Quindi questo è stato un po' il riassunto delle domande che ci sono arrivate. Precisiamo che la maggior parte dei commenti sono positivi, vi ringraziamo dal profondo del cuore, che ci sostenete sempre
e che questo progetto alla fine grazie a voi che va avanti, grazie a voi che ci spronate, ci date la che comprate nel nostro shop, che ci fate le donazioni, no, che anche solo i commenti ci spronate a fare contenuti, a migliorarci, che guardate più belle, le pubblicità. Vi mandiamo dei baci super grandi perché anche quello è importante, non guardatevela tutta la pubblicità, ma noi vi consigliamo sempre una o due pubblicità, un tocchettino, se la guardate ci fate un enorme piacere. Detto tutto ciò, il video è arrivato fino a qui. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, hyperate, date punti a questo video, a tutti gli altri video, e ci vediamo. Condividetelo, mettete mi piace, che l'hai già detto, e ci vediamo alla prossima. Un bacio.